Aggiornamento di calciomercato Inter, ma questa volta un po' particolare, perché lo avete già visto dal titolo, lo avete già letto nel titolo molto probabilmente, ma oggi ci portiamo avanti con il lavoro e andiamo a guardare chi può essere il colpo a zero dell'Inter o i colpi a zero dell'Inter, chissà, magari più di uno, ma non per questa estate 2024, in vista della quale ci si è già assicurati Taremi, Zielinski e magari potrebbe non essere finita qui, ma andiamo addirittura a guardare al 2025. Esattamente, andiamo a guardare i possibili nomi a parametro zero per l'anno prossimo addirittura. Ma perché lo facciamo adesso? Intanto perché vogliamo cominciare a guardare un po' cosa c'è in giro sul mercato, a tastare un po' il terreno sul mercato e l'Inter che è sempre attenta ai parametri zero con cui ha costruito grandi affari, grandi plusvalenze, ma anche grandi risultati sportivi nella storia recente, riesce ad accaparrarsi spesso i migliori parametri zero in circolazione, anche perché ci lavora appunto con grande anticipo, non negli ultimi mesi di contratto dovendo partecipare a grandi aste, ma partendo con il corteggiamento da molto prima. È successo con Onana, è successo con Thuram e adesso è successo anche con Taremi, giusto per fermarci ad alcuni nomi più recenti. Ma poi anche perché i giocatori in scadenza di contratto nel 2025 possono diventare delle occasioni low cost per questa estate 2024, nel senso che alcuni club che hanno dei giocatori con dei contratti in scadenza tra un anno potrebbero anche decidere di non perdere a zero il giocatore e pur di non perderlo a parametro zero potrebbero essere disposti a cederlo in questa finestra di mercato estiva a delle cifre chiaramente inferiori a quello che sarebbe il reale valore di questi calciatori. E allora andiamo a dare un'occhiata un po' tra tutto questo, sia in ottica 2024 low cost che in ottica 2025 come giocatori da corteggiare, da mettere nel mirino adesso per poi bloccarli a parametro zero per l'anno prossimo. E prima di tutto, ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, soprattutto in questi giorni vi stiamo portando tanti aggiornamenti di mercato che vi consigliamo di non perdere. Vado veloce, andiamo a dividere questo format che vi abbiamo già portato anche negli anni scorsi e poi aggiorniamo di tanto in tanto. Dividiamo per ruoli, quindi partiamo dai portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti infine. Sui portieri andrò molto veloce perché in scadenza 2025 ci sono delle opportunità interessanti, ma soprattutto come secondo portiere, secondo me. Non ci sono occasioni alla Onana probabilmente, anche se tra poco lo vedremo. Ci sono ad esempio Skorupski del Bologna che va per i 33 anni, Juan Musso dell'Atalanta che era stato già accostato all'Inter tra l'altro la scorsa estate, un rendimento un po' altalenante nell'Atalanta in questo dualismo anche con Carnesecchi, nome quindi da tenere d'occhio magari per la casella di secondo portiere. Trovo difficile pensare alla pista Szczesny della Juventus come ipotesi da praticare per l'Inter, per cui secondo me l'ipotesi in assoluto più interessante per la porta in ottica Inter è quella che conduce a Unai Simon, portiere classe 1997, scadenza di contratto del 2025 appunto con l'Athletic Club, la squadra di Bilbao e della nazionale spagnola anche lui era finito nella lista dei portieri osservati dall'Inter quando c'era da sostituire Onana, prima di andare poi su Sommer alla fine del mercato, anche Unai Simon era tra i nomi attenzionati dall'Inter e a fine 2023 si era detto che avrebbe rinnovato con l'Athletic, sono passati dei mesi e non ci sono ancora aggiornamenti, quindi per ora rimane un giocatore in scadenza di contratto 2025. Altri club lo hanno sondato, da quello che è emerso ha rifiutato anche un'offerta dall'Arabia Saudita perché vuole rimanere ad alti livelli, è un portiere di qualità, alto 1,90 m, forte fisicamente, bravo con i piedi, anche se nell'Athletic è un pochino meno coinvolto rispetto a quanto viene coinvolto il portiere dell'Inter di Inzaghi nel gioco, nella costruzione, è però un profilo internazionale di grande spessore, quindi se dobbiamo pensare ad un possibile nuovo colpo alla Onana, ecco, tra i giocatori in scadenza 2025 il più interessante è chiaramente Unai Simon. Ci spostiamo però adesso sulla difesa dove invece credo che ci sia la maggior abbondanza, davvero il reparto in cui si può andare davvero a pescare in maniera importante è la difesa, secondo me, tra i giocatori in scadenza 2025 e prestiamo attenzione davvero perché l'Inter probabilmente ha bisogno subito di un rinforzo per allungare il reparto, quindi già la prossima estate.
ma soprattutto nel 2025 vanno in scadenza di contratto nell'Inter De Vrij, Acerbi e Darmian nel 2025 avrà 36 anni, Acerbi ne avrà 37 e anche De Vrij ne avrà 33. Quindi soprattutto in difesa qualcosa serve, e visto che nella prossima estate di mercato l'Inter potrebbe pianificare investimenti su altri reparti e potrebbe magari fare anche una stagione in cui la difesa verrà toccata poco, in previsione poi di ottimi colpi da poter andare a prendere a zero nel 2025. Quindi attenzione a questo possibile scenario di un Inter che magari può andare ad imbastire già dei contatti. E di nomi interessanti ce ne sono parecchi, come ad esempio quel Lilian Brassier, difensore classe 99, che sta emergendo nel Brest in Francia. È un mancino che può giocare da terzo a sinistra, si spinge anche in avanti. Il Milan soprattutto è stato molto accostato a questo giocatore, ma non soltanto, e l'Inter con il Brest ha anche già dei rapporti nella storia recente. Sempre a sinistra, dove oggi, ad esempio, già oggi comunque c'è un buco nella rosa dell'Inter alle spalle di Bastoni, al di là dell'adattato Carlos Augusto, però magari avere un'alternativa in più da quella parte potrebbe essere l'ideale in vista di una stagione con tante competizioni. E allora nell'Atalanta c'è per esempio Kolasinac, che ha grande esperienza internazionale, è diventato subito un titolarissimo lì nella difesa 3, quindi è stato già rodato anche in Serie A ad alto livello, è un giocatore roccioso, di esperienza, di qualità, ma che partecipa anche alla costruzione come richiede il gioco di Gasperini. Rimanendo in Serie A c'è poi Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, che sta dimostrando anche un gran senso del gol, anche se nella Fiorentina secondo me non ha compiuto quel salto di qualità che ci si aspettava quando era arrivato, mentre all'estero ci sono diversi giocatori molto talentuosi, come Oumar Solé, difensore che abbiamo affrontato anche con il Salisburgo, alto, forte fisicamente, è abituato a giocare con il pallone. Quest'anno però ha avuto dei problemi fisici, era anche uno dei nomi che soprattutto il Napoli ha seguito per rinforzare la difesa, quindi da livello di questo tipo di squadre, per le squadre che ha attirato su di sé. C'è un nome un po' particolare che forse i più attenti di voi ricorderanno, anche accostato all'Inter, quello di Zeno Debast dell'Anderlecht, scuola Anderlecht in Belgio, 20 anni, l'Inter lo aveva già visionato addirittura a fine 2022, inizio 2023, come possibile erede di Skriniar, o comunque come colpo da scouting da poter fare. Lui che nasce trequartista e diventa poi difensore dai piedi buoni, e in Belgio veniva paragonato un po' come il nuovo Company, o comunque il nuovo difensore della nuova generazione belga. Ecco, ma i nomi più pesanti, diciamo tra quelli più rodati, con già più esperienza anche a livello un po' più alto, possiamo dire, ci sono sicuramente quello di Maxence Lacroix del Wolfsburg, che anche qua chi ci segue spesso sa che da più di 2 anni, quando io faccio spesso quel contenuto da pazzi, dove dico: parto da un database di 400 difensori, 400 centrocampisti, 200 attaccanti, e poi analizzando tutti i dati vado a cercare per esempio il migliore erede di De Vrij, ecco, e all'interno di queste liste Lacroix è uno di quei nomi che negli ultimi 2 anni è sempre finito nelle posizioni molto alte, si piazza sempre bene, quindi è un nome interessante col Wolfsburg, scadenza 2025. C'è Tomiyasu poi dell'Arsenal, che è già più un giocatore da fascia destra, era stato seguito, ex Bologna, il giapponese, era stato seguito prima di andare su Pavard, prima che l'Inter andasse su Pavard. È un profilo che piace sempre, ma andrebbe in una zona in cui appunto ci sono già Pavard, c'è già Bissek, quindi potrebbe essere un pochino sceso in secondo piano. Il nome più interessante in assoluto, però, secondo me, in difesa è quello di Jonathan Tah. Condivido la sua scheda da Transfer Market per chi ci segue da YouTube. Jonathan Tah, difensore classe 96 del Bayer Leverkusen, alto 1,95 m, anche lui da un paio di anni spunta sempre in alto, molto in alto nelle mie ricerche di statistiche. È un giocatore che da giovanissimo partiva un po' come un predestinato, se ne parlava fin da subito, fin da giovanissimo, un gran bene. Poi ha avuto un percorso un po' particolare nella sua carriera. Grazie anche a Xabi Alonso, adesso il Bayer Leverkusen vola letteralmente in campionato, fa bene anche in Europa, quindi anche Ta sta alzando
alzando tantissimo il livello del suo gioco e per l'Europeo 2024 si sta candidando ad una maglia da titolare con la Germania. È oltre 1,90 m come dicevo, quindi anche molto forte fisicamente, ha un'ottima struttura, gioca tantissimo il pallone da centrale, ma è anche veloce sul lungo, è abituato anche a giocare con tanto spazio dietro alle sue spalle sostanzialmente, quindi potresti ragionare con lui anche con una difesa un po' più alta mettendolo al centro. E devo dire che anche per provenienza geografica, oltre che per valore, sarebbe un altro potenziale colpo alla Thuram che andresti a fare a parametro zero. Fermo restando che bisogna capire. Tanto non è comunque un classe 96, quindi non estremamente giovane in questo senso. Bisogna capire poi se si rinnova o meno, ma se va via Xabi Alonso dal Bayer Leverkusen, come è possibile, alcuni big potrebbero cambiare aria come età appunto. Qualche giornalista, collega, con cui ho avuto modo di parlare, esperto di mercato tedesco, mi ha detto che qualche contatto, da quello che lui sa, c'è già stato con l'Inter, quindi è un nome che l'Inter effettivamente sta monitorando, da capire se in ottica estiva 2024 oppure se anche qua l'Inter cerca di giocare d'anticipo per arrivarci appunto a zero nel 2025. Tra l'altro la stessa persona che mi ha parlato di Jonathan Tah mi ha parlato anche di Danilo Döcki, altro difensore, scadenza 2025, ma con l'Union Berlino. Andiamo ai centrocampisti. Ci sono due nomi da seguire secondo me sulla fascia destra. Uno è Yukinari Sugawara, spero di aver pronunciato bene il nome, scadenza con la Z Alkmaar. È un nome che è già uscito nei giorni scorsi come nome su cui l'Inter potrebbe puntare per quest'estate per sostituire Dumfries. È un giocatore che in questo momento credo di poter dire sia il migliore esterno nel campionato olandese e si candida ad essere un po' il nuovo Dumfries per certi versi, nel senso di giocatore pronto ad alzare il livello e ad esplodere alzando il livello, detto che è più qualitativo come tipologia di calciatore rispetto a Dumfries. Un altro nome meno altisonante, ma che propongo spesso anch'io, è quello di Jonathan Klaus, che avevo segnalato qualche anno fa quando stava esplodendo nell'Ans in Francia, poi l'Inter lo stesso l'aveva monitorato per un breve periodo, ora sta facendo bene nel Marsiglia, potrebbe essere una sorta di Di Marco, ma per la corsia di destra, da trattare poi con il Marsiglia, magari opzione low cost se non vanno in Champions, se non si confermano in Europa, o magari a zero per il 2025, anche se è un'ipotesi forse un po' difficile. Per cui concentriamoci sui giocatori in mezzo al campo invece, dove l'Inter potrebbe aver bisogno anche quest'anno di allungare a 7 la quota dei centrocampisti a disposizione per affrontare le tante competizioni che ci aspettano. C'è per esempio un Leandro Paredes della Roma che è in scadenza 2025 con i giallorossi. Con De Rossi sta tornando ad altissimo livello, c'è un gran feeling tra di loro. Chiaro che se magari non dovesse essere confermato De Rossi, magari può essere un'opzione per quest'estate o per la prossima a zero, visto che non è ancora, credo sia un 94 dovrebbe essere Paredes, se non vado errato. Quindi va per i 30 anni adesso e ha fatto una grande esperienza in tanti club. Sempre in Italia poi c'è Frank Anghissà del Napoli, un giocatore che per caratteristiche manca nel centrocampo dell'Inter e arriviamo da un colpo a zero Zielinski per l'Inter che magari nel 2025 può tornare a pescare dai parametri zero del Napoli lavorandoci in anticipo, ma escludendo profili irraggiungibili come Kimmich e De Bruyne, il nome più interessante da tenere d'occhio tra i centrocampisti scadenza 2025 secondo me è quello di Khéphren Thuram. Anche qua condivido lo schermo della scheda Transfer Market per chi ci segue dal video. Khéphren Thuram che fratello del nostro Marcus, che anche per questo magari potrebbe creare una corsia preferenziale. Classe 2001, gioca nel Nizza, è un centrocampista molto forte fisicamente, bravo nel portare palla, nel guadagnare campo, palla al piede, quindi nello spaccare anche la partita in questo modo, ha spiccate doti offensive, molto bravo anche nell'andare con qualità al tiro, nel creare occasioni pericolose. Quindi è senza dubbio il nome più interessante. È chiaro che ci sarà anche qua una feroce battaglia per poter anticipare tutte le eventuali rivali. Chiudiamo con gli attaccanti. Ci sono dei nomi interessanti anche in attacco
come ad esempio dei profili da completamento magari del reparto offensivo, tipo Stefan El Shaarawy che, nella Roma è diventato un po' il loro Darmian d'attacco, io l'ho definito spesso così, cioè viene usato in tanti modi ed è sempre molto utile. La Roma ha anche Dybala in scadenza nel 2025, c'è una clausola nel suo contratto e Dybala inevitabilmente è un nome di cui ciclicamente si torna a parlare in ottica Inter ormai da diverse estati a questa parte. Non parlo di Depay, ma perché ci ha fatto male di recente, quindi non vorrei considerarlo in questo momento. Segnalo Pavlidis, attaccante greco dell'AZ Alkmaar, anche lui, è un ottimo finalizzatore, quindi un attaccante un po' vecchio stampo per tipologia di caratteristiche, anche se poi chiaramente nella Z deve muoversi molto e sta migliorando anche sotto quell'aspetto. È un profilo che con questi numeri, visto che viaggia costantemente sopra i 20 gol a stagione, sarà difficile prenderlo a zero probabilmente, ma lo segnaliamo. Anche qua per andare a scegliere il nome migliore, escludo ancora una volta nomi improbabili tipo Chiesa, Messi, Salah, Son, del Tottenham, credo che sia molto difficile, ma anche Sané, del Bayern Monaco. Il vero gioiello da tener d'occhio tra i giocatori in scadenza 2025 è Jonathan David, secondo me. Attaccante, classe 2000, nato a New York ma gioca nel Canada con il nostro Tayon Buchanan, che anche qua magari può farci da sponsor in qualche modo. È un attaccante moderno che attacca comunque la profondità con buona qualità, non è molto strutturato fisicamente ma ha buone doti da finalizzatore e viene visto un po' da tutti come il prossimo grande prodotto della Ligue 1, pronto a fare il salto di qualità ad altissimo livello. C'è da dire che quest'anno ha avuto delle difficoltà all'inizio della stagione, poi però ha ricominciato a segnare a raffica, soprattutto nell'ultimo periodo, e visto che gli attaccanti in giro per l'Europa scarseggiano un po' ad alti livelli, oggi pensare di poterlo prendere a zero la prossima stagione sembra un po' difficile. Però come opzione, magari ad un costo inferiore in quest'estate rispetto al suo reale valore, ad un anno dalla scadenza del contratto, come detto, può essere un'opzione da tener d'occhio, dunque quella di Jonathan David. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi nomi, qual è o quali sono i profili secondo voi più utili per l'Inter, su quali bisogna cominciare a lavorare per bloccarli a zero tra un anno o per provare a prenderli ad una cifra più bassa già in questa finestra di mercato estiva. Lo aspetto nei commenti e ne parliamo poi anche nel nostro club su www.passioneinter.club, dove continuiamo ad analizzare tutti questi nomi anche nella nostra sezione di scouting che c'è nel server Discord del club di Passione Inter, quindi ci vediamo lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.